Ciao ciao ciao, ben ritrovato, ben ritrovata, buon sabato. Oggi vediamo questi auricolari nuovi Bluetooth 5.2 True Wireless della Soundpeats. È il modello Air 3 che succede al modello Air 2, dalle quali però si differenzia per alcuni dettagli secondo me significativi, innanzitutto sul piano del design, perché qui abbiamo una custodia più piccola degli auricolari che sono più piccoli proprio, parliamo di un modello open fit, era un po' che non ne vedevamo qui sul canale. Poi ci sono anche altre differenze, ma lo vedremo perché voglio fare un velocissimo confronto in termini di batteria, impermeabilità e via dicendo. Queste qui sono i PX5. Si ispirano chiaramente sia alle AirPods 2016-2019, alle FreeBuds se vuoi 3-4, però Soundpeats sa portare un po' di cambiamenti, innovazione se vuoi, perché qui abbiamo il supporto pieno all'aptX adattativo, quindi con una profondità di bit fino a 24 e un bitrate fino a 420. Insomma, se a casa utilizzi file lossless o un servizio di streaming ad alto bitrate, possono insomma essere interessanti. Chip Qualcomm, connettività Qualcomm, True Mirroring, includono il SoC audio Bluetooth QCC 3040, un SoC per cuffie diciamo economiche, infatti è un modello economico intorno ai 50 euro, che integra, ti mostro qui in sovraimpressione, il diagramma a blocchi, la sottounità di elaborazione dei segnali digitali Kalimba di Qualcomm, comunque che produce risultati insomma di buona qualità, pur essendo in generale il chip economico. Tra l'altro con questo qui alcuni brand implementano anche una ANC, supporta pure Google Fast Pair, ma qui sono funzioni non attive. Cos'altro? Ti dicevo, il design è open fit con dei controlli touch, una batteria che sulla carta dura 5 ore, la custodia di ricarica è capace di andare a caricarle 2 volte e mezza più o meno, non è supportata la ricarica rapida parziale, non è supportata la ricarica wireless, ma sono dotati di sensori di prossimità, che per un articolo, insomma, del genere è secondo me sempre utile. Non c'è un'app di supporto come altri prodotti Soundpeats, includono un driver da 14 mm con un diaframma biocomposito e naturalmente avendo connettività Qualcomm supportano la tecnologia CVC 8.0 per andare a cancellare un poco i rumori ambientali in chiamata e lo fanno grazie a 4 microfoni, cioè 2 microfoni per ciascun auricolare. Insomma, queste Soundpeats R3 sono da vedere bene bene da vicino. Cominciamo con l'unboxing, poi tutto il resto. Buona visione. In confezione trovi solamente le R3 con un manualetto di istruzioni anche in lingua italiana e poi un cavo molto corto 20 cm USB-A Type-C. No, no, non cadermi su questo. Non ci sono i gommini. Questo qui è un design open fit. Molto molto piccole e super leggere, solo 30 grammi. 49.3 mm, 47.5 mm, sono spesse una ventina di millimetri. La custodia è realizzata con materiali essenzialmente plastici. Frontalmente ha un tastino che si mimetizza molto bene e un LED. Il LED è particolare perché resta acceso quando le cuffie all'interno sono in carica, quindi te lo ritrovi spesso acceso. Questo all'inizio diciamo può destare qualche perplessità, però se ti rendi poi conto che è comodo lo apprezzi, perché alla fine sai quando le cuffie sono in carica sono completamente cariche, no? Invece di dover aprire
la scatolotta. Qui fai il check di stato di carica della batteria col tastino, sotto la Type-C non c'è ricarica wireless, molto intelligente anche questo, guarda, hanno fatto in modo che, poiché è così piccola la custodia, il cappuccetto si apra molto bene, infatti la cerniera è abbastanza bassa, l'apertura è buona, vedi? Però essendo piccole, stando molto vicino tra di loro, estrarle non è proprio semplicissimo, soprattutto se hai le mani grandi. Plastiche opache, all'interno invece lucide. Le cuffie sono ben ancorate all'interno, le vado a estrarre. Qui ti mostro RL, anche sulle cuffie è riportato R con un font di tipo italico. Sono uguali tra di loro, binaurali. Guarda come è stato fatto bene questo contatto in metallo, completamente curvo, una soluzione molto molto elegante. Sono carine, un microfono qui, un altro microfono qui in alto, logo Soundbits nella zona che è sensibile al tocco, apertura sopra, guarda quante aperture, apertura sotto per dare aria e compensare i movimenti del driver. La retina di uscita è realizzata in metallo, quindi molto molto bene. Il sensore di prossimità è qui sotto le plastiche, il sensore a infrarosso, ma sono decisamente più corte rispetto alle FreeBuds 3 che qui abbiamo in nero lucido. La custodia è dotata di sensore effetto Hall, quindi ti basta aprirla e gli auricolari si collegano in automatico, senza doverli necessariamente estrarre. Quindi quando li porti alle orecchie sono già collegati. È scomodo il fatto che gli auricolari guardano all'esterno quando sono inseriti all'interno della custodia, perché devi estrarli e andare a ruotarli prima e poi li porti alle orecchie. Dopodiché devi ruotarli di nuovo e inserirli dentro. Sono piccoli, facilmente scivolano. Sono scivolosi gli auricolari ed è scivolosa anche la custodia. Questa è una trovata veramente scomoda. È, vedi, la stessa che adottano il FreeBuds 3, però già le AirPods si guardano tra di loro e quindi immediatamente, una volta estratte, le puoi portare alle orecchie. Come si indossano le Soundbits Air 3? Innanzitutto guarda la differenza di lunghezza con le FreeBuds 3. Sono in entrambi i casi cuffie open fit e devo dire c'è una differenza di vestibilità di come me le sento perché queste Air 3, la parte dietro della capsula è più grande ed è attaccata al bastoncino, mentre con le FreeBuds 3 c'è un po' di spazio, vedi, tra il bastoncino e la capsula. Questo si traduce poi in termini di una vestibilità comunque naturalmente comoda, non c'è occlusione, quando dai il controllo touch non senti nessun senso di pressione all'interno, non c'è isolamento passivo, non c'è bisogno di trasparenza perché senti tutti i suoni ambientali, però fanno un poco più pressione all'interno rispetto alle FreeBuds 3 e anche rispetto alle AirPods 2016-2019 che hanno proprio la capsula più piccolina. Si mantengono stabili e puoi sicuramente farci palestra, sono pure impermeabili, però già andare a correre no, non te le consiglierei. Fare qualsiasi tipo di sport più dinamico no, sono naturalmente open fit, quindi non proprio orientati per insomma, per un utilizzo molto dinamico. La differenza di vestibilità con le FreeBuds 3 è quella che ti dicevo, cioè le FreeBuds 3 le sento leggermente più comode perché spingono di meno. Spingono di meno. Qui c'è tutta la parte del bastoncino che si attacca proprio alla capsula, che essendo più spessa, naturalmente fa più pressione all'interno, invece le FreeBuds 3 sono più comode. Da un punto di vista estetico è una questione di gusti. Io preferisco le Soundbits perché sono più corte. La differenza con le AirPods 2016 è più o meno la stessa. Anche qui abbiamo
un design più riuscito sul piano della comodità. AirPods e FreeBuds sono più comode da indossare, stancano di meno. Le Soundbeats pure sono comode, però senti quella pressione perché è tutto un poco più grande sopra, pur avendo il bastoncino più piccolino. Quindi un design open fit buono, però leggermente meno comodo. Connettività e batteria delle Soundbeats Air 3, come si sono comportati nella mia prova? Devo dire molto bene, Bluetooth 5.2 classe 2, il range è molto buono, all'esterno 80 metri più, al chiuso superano le 2 stanze. È chiaro che sono indicazioni di massima che ti lascio, dipende da come è fatta casa tua, in ufficio, il tipo di pareti che hai, che tipo di mobili, però devo dire rispetto ad altre il range, la stabilità anche della connessione mi è sembrata buona. Sono binaurali, tecnologia Qualcomm True Mirroring, switchano dall'una all'altra con una certa fluidità, anche se devi considerare che avendo il sensore di prossimità, quando comunque metti a posto un auricolare, l'altro si ferma, devi poi riavviare la riproduzione col doppio tap o semplicemente con uno smartphone o il tablet. Per quanto riguarda la latenza, come si comportano? Bluetooth 5.0 per esempio e classe 1, quindi hanno un ampio range in mercato ed appartengono ad una fascia di prezzo potremmo definire bassa, si trovano oggi dai 20. In entrambi i test che hai visto, gli auricolari erano in modalità gioco, che riduce la latenza a 80 millisecondi. Devo dire che le prestazioni sono buone, sia per quanto riguarda i video, sia per quanto riguarda i giochi, sia su iOS in SBC che su Android, meglio in aptX. E penso che possano essere utilizzate per vedere, per giocare, ma anche per vedere un film. I giochi, chiaramente, se hai delle esigenze stringenti, le true wireless in generale non sono adatte. Chiaro, se sei un giocatore, dico, semi professionista, devi prendere quelle cablate. Per quanto riguarda invece la batteria, devo dire, fanno leggermente meglio della media, leggermente, dipende pure come le utilizzi. Ricordiamo che se confrontate alle FreeBuds 3 e alle AirPods 2016-2019, quegli auricolari lì siamo sull'ordine di 4 ore per singola ricarica. Qui invece arriviamo a 5, ma solo se non le utilizzi in aptX, perché in tal caso il SOC consuma di più e solo se la pressione sonora, che è bella alta su queste cuffie, non è eccessiva, quindi se le metti al massimo del volume, diciamo io le ho provate facendole suonare al 90% del volume in aptX e insomma superano le 4 ore di poco, di un quarto d'ora più o meno. Quindi quanto dichiarato da Soundbeats è, diciamo, verosimile ed è una durata leggermente sopra alla media, chiaramente non eccezionale, soprattutto se consideri che la custodia porta solo 2 ricariche. Direi però che per il genere di auricolare possono comunque andare. Come va il microfono delle Air 3? Con la tecnologia Qualcomm Clear Voice Call CVC 8.0 e 2 microfoni per ciascun auricolare, quindi considerando che il chip non è di prestazioni elevatissime e che la CVC 8.0 non ci ha entusiasmato altre volte, non dobbiamo aspettarci prestazioni alte in termini di cancellazione. Ho eseguito le mie registrazioni, ce le andiamo a sentire. Cominciamo da condizioni di assoluto silenzio. Prova di registrazione con le Soundbeats Air 3 in condizioni di assoluto silenzio. Niente male, però la voce non è proprio naturale e in sottofondo c'è un fruscio. Non mi piace tantissimo. In condizioni di vento debole. Prova di registrazione con le Soundbeats Air 3 in condizioni di vento debole. Ok, discreto. Il vento naturalmente si sente, non è stato del tutto cancellato. Se il vento è forte, il risultato è questo. La voce è andata completamente persa. Ha 85 decibel di rumore dovuto a traffico. Prova di registrazione con le Soundbeats Air 3 in condizioni di rumore a 85 decibel.
Niente male, ma il rumore è molto molto presente, a 100 decibel. Il rumore copre quasi completamente la voce. Se invece il rumore è caratterizzato da chiacchiere, a 85 decibel, il risultato è questo. Prova di registrazione come Soundkids R3 in condizione di chiacchiere di sottofondo a 85 decibel. Ok, qui non male. Secondo me è un microfono che non arriva alla sufficienza perché nei casi più difficili fa male, veramente male. Certamente non è paragonabile a prestazioni premium come quelle delle FreeBuds 3, delle AirPods 2016-2019, ma nemmeno delle OnePlus Buds o delle Xiaomi Mi Air 2. Insomma, è un microfono con prestazioni sotto la sufficienza. In molte condizioni lì all'aperto non ti renderà possibile parlare tranquillamente. Quindi per il microfono non entusiasmano, no? Ti propongo adesso un test di ascolto delle Air 3. Indossa le cuffie, ascolta pochi minuti di riproduzione. Se ti interessa, alla fine ti faccio risentire come suonano le FreeBuds 3 su pochi secondi del primo brano, in modo tale che tu possa vedere le differenze. Hanno una sfera di coinvolgimento grande almeno quanto la loro sfera di influenza, poiché accettano la responsabilità di usare efficacemente e completamente la loro influenza. Come suonano le Soundkids R3? Secondo me hanno un suono molto interessante, principalmente per come riproducono i bassi, che sono veramente buoni. Quindi una buona pulizia, un'ottima potenza e profondità, e sono controllati bene
secondo me questo, che potrebbe sembrare insolito su degli auricolari open fit, soprattutto se vai a vedere poi il confronto con le AirPods Pro e le FreeBuds 3, che comunque si trovano su 1-2 segmenti di mercato superiori, no? È dovuto al fatto che questi qui tappano di più. Quando abbiamo parlato della vestibilità abbiamo detto che sono meno comode perché sono un po' più grandi, chiudono di più. Ebbene, questo unito al driver da comunque grandicello 14.2 e da tante aperture, quindi c'è aria per il driver per far muovere il diaframma, genera dei bassi buoni, veramente buoni. In sovraimpressione dimostro quella che è la risposta in frequenza elaborata dai ragazzi di thephonograph.net. Essenzialmente mostra che il punto debole del profilo di questi auricolari è sulle frequenze alte. E infatti gli alti non sono particolarmente brillanti, non sono particolarmente chiari. Sono auricolari che sicuramente soddisfano chi ama un buon contenuto con dei bassi buoni, quindi se ascolti tanta EDM, diciamo hip hop, ma anche giochi, ma anche vedi film d'azione, per dire. Però se vuoi il massimo della chiarezza, se vuoi il suono cristallino, pulito, dettagliato, non fanno per te, anche perché i bassi, diciamo, arrivano un po' a coprire le medie basse frequenze, e su alcuni brani lì, diciamo, si genera un pochettino di congestione, come si dice, non c'è tanta chiarezza, si perde un po' di separazione, c'è un po' di sovrapposizione, ok? Quindi comincia a non sentirti proprio tanto piacevole. Per esempio alcune voci, quando durante dei brani non so, pop, non sono proprio chiarissime. Ascoltando con altre cuffie ti rendi conto che c'è una differenza. È un sound però che per le open fit secondo me è molto buono, la pressione sonora è buona, per chi ama soprattutto dei bassi buoni. E qui ci sono su dei auricolari open fit, quindi merito a SoundPits Air 3. I controlli delle SoundPits Air 3 sono completi e funzionano bene. Si danno quindi col tocco su questo logo qui, che è una superficie alla fine non curva, abbastanza piatta. Questo rende più semplice trovare la posizione corretta. Come sono stati programmati? Col singolo tap aumento il volume, col destro e col sinistro riduco, quindi c'è il controllo volume. Col doppio tap sia a destra che a sinistro faccio play e pausa. Se tengo premuto faccio praticamente skip delle tracce, ti faccio vedere, però devo essere in riproduzione, quindi tengo premuto, così, ecco. Quindi avanti col destro, dietro col sinistro, 1, 2, 3 sul destro si avvia l'assistente virtuale Siri in questo caso, 1, 2, 3 sul sinistro attivo e disattivo la modalità gioco. Inoltre c'è da dire che c'è sempre un tono di avviso che ti informa che il controllo, il comando è stato recepito, e inoltre la voce della modalità gioco ti dice immediatamente se la stai attivando o se la stai disattivando. È una voce guida, veramente super per degli auricolari open fit a bastoncino. Molto rapidamente una differenza tra le Air 3 e le SoundPits True Air 2, dette anche Air 2, perché l'avete chiesto nei commenti. La batteria, poiché la custodia delle Air 3 è del 10% più piccolina, riesce a caricare solo 2 volte gli auricolari, mentre le Air 2 4 più o meno. Però il tempo per singola ricarica è lo stesso. Il design è una parità perché sono diverse. Le Air 3 hanno una custodia più piccolina e sono più piccole proprio gli auricolari. Come vestibilità sono leggermente meno comode rispetto alle Air 2, però restano meglio in posizione. Il sensore di indossabilità è presente solo sulle Air 3, non sulle Air 2. L'impermeabilità è migliorata perché qui arriviamo ai PX5, lì avevamo 4. L'aptX adattativo è supportato solo sulle Air 3,
Quindi se hai o se utilizzi dei servizi di streaming a alto bitrate ti potrebbe interessare, puoi tenerne conto. E per il sound invece io preferisco personalmente le Air 3 perché hanno un sound secondo me più divertente, più orientate ai bassi, forse sugli alti, insomma, le Air 2 sono leggermente più chiare, però nel complesso mi piace di più, lo preferisco. Per quanto riguarda la latenza, le prestazioni sono migliori sulle Air 3 con la modalità gioco, con la riduzione a 80 millisecondi, diciamo, avendole provate si vede che fanno veramente meglio. Dunque siamo arrivati alle conclusioni sulle Soundpeats Air 3. Che cosa ne penso, cosa non mi è piaciuto e a chi le consiglierei? Che cosa non mi è piaciuto? Sicuramente il fatto che Soundpeats continua a non avere un'app per aggiornare il firmware dei loro prodotti. Il microfono non mi ha sorpreso, le prestazioni non sono granché. Ci si potrebbe chiedere, ma ha senso prendere degli auricolari a bastoncino se il microfono è poco performante o comunque in tante situazioni all'aperto non ti considera di parlare tranquillamente? Devi considerare che comunque sono comode, comunque il design open fit ti consente di ascoltare i suoni ambientali senza la necessità della trasparenza e quindi alcuni desiderano solo questo tipo di design, quindi possono avere comunque un senso. E hanno però di interessante un buon sound, soprattutto per i bassi, che secondo me non è a livello delle FreeBuds 3, ok? Se vogliamo fare un buon confronto per il mondo Android. Però qui hai un buon rapporto qualità-prezzo perché il supporto aptX adattativo è molto interessante su questa fascia di prezzo, la qualità costruttiva è buona, il design è nuovo, carino, c'è qualche cosina che diciamo a me non piace, come questo fatto di doverle ruotare quando le estrai, come si guardano all'interno del case, vabbè. C'è l'impermeabilità, i controlli sono i più completi disponibili su questo genere di design qui perché sono sicuramente completissimi e funzionano direi bene. La batteria è più o meno nella media, hanno un'ottima connettività, un'ottima latenza e la modalità gioco. Insomma, per 50 euro direi che ci stanno. Certo, però non sono per tutti. Chiaramente, uno ti deve interessare il design open fit e quindi devi sapere che se li utilizzerai dove c'è molto rumore, l'esperienza di ascolto non sarà granché e comunque sarà inferiore rispetto ad auricolari in-ear più o meno della stessa qualità. La seconda cosa è che puoi utilizzarli se sei un pendolare, ma la stabilità qui non è il massimo. E quindi io per gli sportivi non li consiglio se non per qualche cosa proprio di leggero, tipo vai in palestra e nemmeno ti muovi proprio tantissimo, no? Dipende pure da quello che fai. Puoi utilizzarle sicuramente a casa per ascoltare musica, per vedere film, per giocare grazie alla buona latenza e per le chiamate direi assolutamente no, perché il microfono non va, per cui se devi fare molte chiamate lascia stare, se puoi spendere qualcosina in più in tal senso o le OnePlus Buds o addirittura le FreeBuds 3. Chiaramente se sei su iPhone qui non hai nemmeno la C a quanto pare, quindi non so se possa convenire. Se ti piacciono proprio tanto, sì. Certamente l'esperienza con le AirPods e l'integrazione con Siri, ma anche una migliore integrazione software è diversa, soprattutto con le AirPods 2019. Un'altra mancanza che secondo me si fa sentire qui è il fatto che non c'è una ricarica rapida parziale, comunque ci vogliono quasi 2 ore per ricaricare tutto e il fatto che la custodia l'hanno fatta sì tanto piccolina, però insomma abbiamo visto rispetto alle Air 2 ci sono 2 ricariche in meno. Io ti ringrazio per l'attenzione, queste qui erano le Soundpeats Air 3, se hai delle domande sei il benvenuto nei commenti. A presto!